Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, come sempre, lo sapete, video diviso in due parti. Prima parte titoloni, seconda parte vi spiego i titoloni. Quindi è molto importante che guardate tutto il video fino alla fine, almeno ci capite qualcosa, perché altrimenti poi succede come sempre che poi guardate solo il titolo, poi molti mi fanno solo la domanda e alla fine manco guardano il titolo, il video. Quindi oggi parliamo del patto per l'inclusione sociale, detto anche PAIS. Me l'avete chiesto, era un po' che non se ne parlava più, e così ho deciso di parlarne oggi anche per rinfrescarci la memoria, sia voi che io, perché poi passano mesi, passano gli anni e poi uno si dimentica, non si ricorda bene come funziona, cos'è e cosa non è. Quindi oggi riprendiamo bene questo benedetto PAIS. Poi il secondo titolone riguarda un'altra domanda che mi avete fatto. Oggi ho deciso di rispondere alle vostre domande e la domanda è questa: cosa succede alle domande di assegno di inclusione che hanno delle difformità in evidenza alla sede o che hanno un controllo preventivo? Ce lo spiega un messaggio dell'INPS. Dici, perché parli di questa cosa qua? Parlo di questa cosa qua perché siccome tra un po' arriverà il momento di dover rinnovare la domanda per molte persone, insomma, non tutti, perché non è che tutti, perché ci sono state anche persone che mi hanno detto, sai, io ho fatto domanda ad agosto dell'anno scorso, quindi sai, però per diciamo il 90% delle persone arriva il momento di rinnovare la domanda. E quindi secondo me questo argomento qua potrebbe essere veramente molto interessante. Ma prima di iniziare il discorsone di tutto quanto, lo vedete questo sito internet qua in sovraimpressione? Bene, allora prendete nota, carta e penna, segnatevelo, ve lo scrivete proprio così come lo vedete, poi andate su internet e lo digitate, lo scrivete così come lo vedete e da lì veramente si possono ottenere tantissime cose, tra cui se volete ricevere una cartolina digitale da parte mia, potete diventare abbonati al mio canale di YouTube, potete richiedere un'email PEC gratuita, più tante altre cose, quindi veramente secondo me conviene che ci andate a fare un giro. Quindi mi raccomando, scrivetevelo. E tra l'altro ve lo lascio anche qui sotto nella descrizione del video, così cioè, se non volete scrivere, non avete carta e penna, lo trovate nella descrizione del video, cliccate lì e vi porta direttamente là. È molto utile. Bene, adesso vediamo il patto per l'inclusione sociale. Parliamo brevemente di questo benedetto PAIS che tutti quanti continuate a chiedermi e per farlo vorrei aprire questo capitolo con un paragrafo che ho preso direttamente dal sito internet del Ministero del Lavoro. E ascoltate bene cosa dice. Questo passo dice così: la ratio del patto per l'inclusione sociale è che il reddito da solo non basta ad uscire dalla povertà, in quanto la mancanza di reddito spesso non è la causa della povertà, ma il suo effetto. Va avanti e dice: le cause invece possono essere diverse e tipicamente di natura multidimensionale. Quindi, per evitare le trappole della povertà, è importante agire sulle cause con una progettazione personalizzata che individui bisogni e risorse di ogni nucleo familiare e dei suoi componenti, predisponga interventi appropriati e li accompagni verso l'autonomia. Ok? Se non vi è chiaro, non vi quadra qualcosa, tornate un attimo indietro e riascoltatelo. Io l'ho messo subito così perché
volevo farvi capire il loro ragionamento. Detto questo, ora vediamo brevemente che cos'è il PAIS. L'analisi preliminare, quella di cui si parlava prima, può avere come esito la sottoscrizione obbligatoria o volontaria del patto per l'inclusione sociale curato dai servizi sociali. Quindi, il patto per l'inclusione sociale, PAIS, rappresenta praticamente il mezzo con il quale accompagnare il processo di cambiamento nella vita dei cittadini in situazioni di povertà, beneficiari dell'assegno di inclusione. Tutte queste cose qua non è che me le sto inventando io, sono scritte nere su bianco direttamente sul sito internet del Ministero, cioè non è che sto inventando cose. Paru paru. Detto questo, tutta questa cosa qua descrive tutte le azioni attraverso le quali i bisogni rilevati vengono trasformati in obiettivi e risultati di cambiamento che sono praticamente volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari mediante l'impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi e delle risorse della comunità. Come sempre, questi sono tutti discorsi politichesi, come sempre, solo che se io ve li traducevo in un linguaggio un po' più italiano, un linguaggio corrente, alla fine perdeva senso e rischiavo anche magari di andare fuori tema o di dire cose che magari non avevano senso. Quindi più di tanto non è che sono riuscito a tradurvelo in italiano e quindi a un certo punto l'unico consiglio che posso darvi in questo momento è quello di eventualmente tornare indietro, riascoltare e andare avanti così finché alla fine più o meno si capisce. Chiusa parentesi. In pratica, tornando al nostro discorso, si tratta di uno strumento rivolto al futuro, costruito col più ampio e diretto coinvolgimento dei beneficiari, al fine di assicurare la loro responsabilizzazione rispetto ai contenuti e la loro crescita, nonché di evitare le derive dell'assistenzialismo e dell'opportunismo. Ora qua arriva la parte un po' più italiana, che si capisce un po' di più. Quindi, attraverso il patto per l'inclusione sociale, il PAIS, i servizi sociali del comune aiutano il nucleo beneficiario a capire quali sono i loro bisogni e i bisogni della famiglia, quali servizi possono essere forniti, ovviamente al nucleo o ai singoli componenti del nucleo familiare, e al tempo stesso quali impegni la famiglia deve assumersi passo dopo passo per migliorare la propria condizione sociale e lavorativa. Quindi tutta la parte iniziale era più che altro, quel linguaggio politico era più che altro per introdurre la questione, perché poi comunque il patto per l'inclusione sociale è quello, cioè l'ultima parte. I servizi sociali del comune aiutano il nucleo beneficiario a capire quali sono i bisogni della famiglia, i servizi che possono essere forniti al nucleo e ai singoli componenti e al tempo stesso quali impegni la famiglia deve assumersi. Questo è. Cambiamo argomento e parliamo dell'altra questione. Cosa succede all'assegno di inclusione che hanno delle difformità in evidenza alla sede e che hanno un controllo preventivo? Allora, ce lo spiega l'INPS, come vi ho detto all'inizio, ce lo spiega l'INPS con un suo messaggio, ok? Quindi, per tutte le domande in evidenza alla sede per omissione o difformità della DSU, le persone dice che ricevono un SMS o un'email di notifica dove viene segnalata appunto questa evidenza. Quindi, tutte le sedi dell'INPS prendono in carico la domanda, poi si mettono in contatto con le persone per raccogliere eventuale documentazione integrativa o addirittura una nuova DSU proprio per cercare di eliminare questa evidenza, ok? Perché poi evidenza vuol dire che viene messa in pratica da una parte, tradotto in italiano, ok? A questo punto cosa succede? Che le persone che ricevono questa evidenza, che hanno richiesto l'ADI, hanno 60 giorni per integrare la documentazione, colmare le omissioni oppure
ripresentare una nuova DSU presso la sede. Come vi ho detto, si parla adesso di questo argomento proprio perché tra un po', come si dice in piemontese, alle ora di rinnovi, quindi se ne parla proprio adesso, mi raccomando, prendete nota di tutte queste cosine. Torniamo a noi. Attenzione al fatto che passati i 60 giorni senza che nessuno si presenta o porta la documentazione richiesta, allora a quel punto la domanda viene praticamente respinta. Ma noi non vogliamo che succeda quello, altrimenti è un casino e bisogna rifare tutto, ok? Per avere maggiori informazioni dovete sapere che all'interno della procedura ADI, del sito internet dell'INPS, è possibile a questo punto trovare tutto il dettaglio delle causali delle domande respinte, per le quali il richiedente può presentare istanza di riesame alla sede dell'INPS competente, cioè quella praticamente vicino casa, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto questa comunicazione. E loro dicono, volendo si può anche presentare ricorso giudiziario, però io vi dico, ci sono stati anni fa, 3 anni fa, 2 o 3 anni fa, di gente che mi scriveva quando c'è ancora il RDC, mi dicevano, ah ma sai io faccio ricorso. E fai ricorso, il problema è che poi dopo mettevano avvocati, non avvocati, menate varie, poi facevano ricorso, però poi ovviamente quelle persone non è che poi dopo mi scrivevano per dirmi sì è andata bene, no è andata male, non mi hanno mai detto niente alla fine, perché poi succede sempre così sul canale, no? Le persone vengono qua, mi fanno 8000 domande, gli risolvi il problema, dopodiché spariscono e una volta che hanno risolto il problema non tornano più a dirti guarda ho risolto così, ho risolto cosà. Quindi è un classico, ormai ho già visto negli anni cosa succede, quindi però con ricorso giudiziario sappiate che c'è bisogno di un avvocato. Torniamo a noi, concludiamo l'ultima parte e vediamo che infine per tutte le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate decorso, cioè passati 60 giorni dall'inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell'operatore di sede, ok? Quindi dell'operatore dell'INPS. Bene, come sempre lo sapete, se avete altre domande potete scrivere qui sotto nei commenti, io le domande più o meno le leggo sempre e comunque tutte, una parte rispondo pubblicamente, un'altra parte invece le riservo agli abbonati, quindi la maggior parte delle domande che mi fate faccio dei brevi video che poi alla fine diventano degli short riservati agli abbonati. Quindi è molto importante che vi abbonate al canale e ovviamente il livello 2, perché il livello base è il livello che sostiene il canale, con il livello 2 invece c'è la possibilità di ascoltare e ricevere delle risposte riservate agli abbonati. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!